Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Mazinga Z, il grande robot dell'animazione giapponese, da un'idea di Go Nagai, questa splendida meraviglia che consiglio a tutti, se possibile, di farla. È un'edizione a 7, l'uscita è la numero 37. Ricordo che per il completamento di questo robot sono necessarie 100 uscite, un'altezza di 75 cm, completo del centro ricerche fotoatomiche, dove sul punto più alto abbiamo una misura di 90 cm. Intanto, mentre faccio scorrere un po' di immagini per darvi una visione dell'interno del fascicolo, ovviamente rivolto in questo caso alle persone che non hanno fatto la collezione, ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi, esorto quelli che mi guardano ma non si iscrivono ad iscriversi al canale, attivare la campanella, così sarete aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del modello, mi contatti privatamente, grazie. Questo è un altro disegno di Go Nagai, guardate che splendido. È un peccato andare a tagliare un foglio ovviamente del fascicolo, però immaginatevi con uno per ogni fascicolo quanti quadretti uno potrebbe avere in casa. Sono bellissimi, bellissimi. Questo è quello che vi farò vedere nell'uscita numero 38 e poi seguirà anche il video 39. Ovviamente farò un video per ogni montaggio. Ecco qui, ci servirà della colla. Io ormai lo sapete, uso questa, un bicomponente epossidico. Bene, ecco qui. Vado già a mescolarlo sperando che non ci metta troppo a montare i pezzi prima di arrivare all'incollaggio, altrimenti dovrò prepararne altro, ma poi vedremo. Ecco qui, per adesso siamo a posto. Allora, all'interno troviamo un po' di pezzi, uno in metallo e tutto il resto in stirene ad alta resistenza. Questo è l'unico pezzo in metallo, che è il dorso della mano destra. Ecco qui. Questi altri due pezzi che formeranno parte del pollice. Questo è il pollice. Le giunture del pollice, la base della mano e questa è un'altra giuntura qui del pollice. 3 serie di viti, non vi potete sbagliare perché queste cromate vanno messe qui e una vi avanza. Poi abbiamo 2 serie di viti più scure, una è qui e l'altra ogni tanto si divertono e i fantasmini mi fanno gli scherzi e me la nascondono. Aspettate un attimo, per forza non la trovavo, mi era andata sotto il piedino qua dell'anello luminoso. Allora guardate, le altre 2 viti, quelle scure, si differenziano per questa particolarità. Una è conica e l'altra è diritta. Bene, non vi potete sbagliare.
quella conica, cioè questa, va avvitata qui. Io mi sono già preparati i filetti, quindi mettiamo via anche questa che è in più, mentre invece questa, che è la stessa serie che abbiamo trovato nel fascicolo precedente, il 36, sono andato con quella vite a crearmi il filetto qui, ok? Bene, iniziamo con il montaggio del pollice. Separo questi due pezzi dal telaio in plastica. Dobbiamo anche recuperare il pezzo che abbiamo trovato nell'uscita numero 35, che sono appunto questo pezzo e la boccola in silicone. Allora, questo va messo così, questo così, e infine questo così. Bene, a questo punto vado a mettermi il collante, eccolo qui. Allora, cominciamo con questo. Così. Mi metto il collante qui all'interno. Guardate, guardate che sta già irrigidendo, cribbio. Non ce la faccio quasi neanche, guardate. Quasi non mi dà tempo. Uno così. Vado subito a mettere questo. Potente questo collante, mamma mia. Vediamo se me lo fa fare. Sì, ancora è bagnato, perfetto. Non serve tutto questo, adesso poi lo levo. Ok. Ricordatevi quello che vi ho detto nell'altro montaggio, controllate questo smusso qua che sia, vedete, non così, ma così, vedete? Ok? E poi, infine, questo qua, che non ce la faccio più ormai. Volete vedere che non ce la faccio più? Forse sì, ma per il rotto della cuffia, come si dice. Vediamo. Ok, adesso metto pausa che mi metto il nastro intorno e ci vediamo dopo. Eccoci di nuovo insieme. Non è ancora perfettamente rigido, ma ho già tolto il nastro che avevo messo per mantenerlo unito. Adesso poi ha tutto il tempo di asciugarsi. Poi prendo questo pezzo e vado a prendere questo pezzo qui.
mi rimuovo la vite che ho messo precedentemente, così. Poi prendo questo, ecco qua, e avvito. Controllate sempre che sia perfettamente tutto allineato bene. Ok, a questo punto mi vado a rimuovere queste 4 viti che vi ricordo essere quelle che hanno la testa conica. Però io ho commesso un errore. Ragazzi, ve ne siete accorti tutti? Che prima dovevo mettere questo. Va bene, non è successo niente, devo svitare solo una vite. Ecco qui, questo l'ho messo così. Perfetto. Ok, bene così. Adesso prendiamo questo con la boccola che l'ho già inserita dentro, questa qui, e lo andiamo a mettere qui nel suo alloggiamento, così. Stavo guardando una cosa, ecco, mi aveva portato fuori strada, guardate questo foro che non lo vedevo combaciare. Invece sono questi che devono combaciare, quindi è perfetto così. Mi vado a rimuovere queste 2 viti cromate.
e unisco il dorso della mano al palmo della mano. Questo lo mettete giù così, non tenetelo in questa posizione, mettetelo giù così la forza di gravità vi aiuta, vi fa andare questo in battuta sulla parte metallica e probabilmente sarà più semplice inserire questo. Proviamo. Così ancora non va bene. Così dovrebbe andare. Mi accerto spingendo questo, ecco, vedete? Lui è bloccato, quindi è perfetto così. Mi metto le due viti. Controllate sempre che siano perfettamente a filo, che non ci siano gradini, altrimenti intervenite. Perché guardate che potete, sentite? Solo che se non fate attenzione lo montate male. Si monta lo stesso, ma male. Ok, adesso non ci rimane che mettere questo, ecco qui, che particolari, quanto mi piace questo Mazinga Z. E a chi è che non piace un robot fatto così? Non hanno curato solo l'estetica esteriore, ma proprio alla radice, dallo scheletro, diciamo, interno. Tutta la struttura è fatta in maniera maniacale, con un'attenzione al particolare meravigliosa. Unico difetto, il controllo qualità inesistente dei pezzi verniciati. Devi essere fortunato a non trovare difetti, anche se poi te lo sostituiscono il pezzo, ma è sempre una scocciatura ogni volta. Poi mi vado a rimuovere queste viti qui, che sono quelle con la testa normale, non conica, l'ho già fatte vedere prima. Che poi guardate che forte, che studio, sembra tutto semplice, ma guardate il progetto. Abbiamo le due viti che si vedono, avrebbero fatto dei tappi, invece no, non serve perché le dita, le falangette, vanno a chiudere proprio qui all'interno le due viti che non si vedranno mai più. Eccole qui. Vi rendete conto? Spettacolo. Adesso non ci rimane che mettere quest'altra parte sopra, che andremo a incollare così come questa. E abbiamo finito anche questo montaggio. Ok, posso stringere. Perfetto.
Adesso devo incollare questo qua all'interno, così, e siamo a posto. Così è impossibile metterlo, per cui c'è solo una posizione obbligatoria che è questa. Allora, la colla vi sconsiglio di metterla assolutamente qui, no, ma qui all'interno. Quindi vado a prepararmene un po'. Ok. Adesso io metto la colla e sono già 22 minuti, quindi poi non vi farò vedere quello che ho montato fino a questo numero, lo vedremo poi negli altri video che andrò a preparare subito dopo, il 38 e il 39. Così la colla, vedete, sporca i perni, perfetto. Adesso devo mettere anche il pollice qui, infilato all'interno. Prima di infilarlo metto la colla, perché poi rimane tenuto insieme dalla compressione di queste dita, poi vedrete. Così la colla non la vedrete mai, anche se schiacciate, perché non vi fuoriesce fuori tra una giunzione e l'altra, che è bruttissima da vedere. Ecco qui. Ecco, meglio di così. Devo solo però mettere in compressione questo, che è già compresso in parte, magnifico, dal pollice. Quindi vedete, c'è questa parte alta, vi faccio vedere. Questa parte alta ovviamente che devo mettere il nastro per farla stare perfettamente aderente. Qui tutto combacia benissimo, non serve mettere alcun nastro, un po' forse qui però, adesso che guardo, vedete? Guardate, avete visto? Bene, scusatemi ragazzi, finisco così il filmato perché tanto il numero è terminato, mi vado subito a mettere il nastro, avete visto che in pochi minuti mi diventa solido il collante. Vi saluto, vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. E mi raccomando, aiutatemi se avete piacere a crescere, condividendo anche i miei video, dico anche perché già mi guardate, questo serve, ma non basta, almeno a me non mi basta il canale che ho perché non cresce molto, ecco, ripeto. Quindi se mi aiutate condividendo i video nei gruppi dedicati, forse può servirmi a darmi un'ulteriore mano. Ciao a tutti e grazie sempre con tutto il cuore del vostro tempo. Ciao!